Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione nel prendere decisioni più d'accordo con la statistica. Oggi ti mostro un caso che recita quanto segue. Abbiamo una serie di dati che a breve rappresenterò su un grafico e una persona vuole capire se questi dati rientrano in un rumore statistico o se dipendono da una scelta intelligente. Ci spiega che abbiamo 17 eventi nell'arco di 952 giorni. Quindi qua non serve uno statistico per dire che abbiamo a che fare con un evento raro. Andiamo a fare il grafico. E ovviamente con questo tipo di grafico non si capisce granché. Abbiamo solamente una data e un evento. Non abbiamo nessun'altra informazione al momento. Che tipo di analisi si possono fare in questi casi? Ve ne faccio vedere una. Al posto di mettergli giorno, gli dico giorno della settimana. E già qui viene fuori qualcosa di interessante, cioè lunedì è il giorno in cui si verifica maggiormente il nostro evento, c'è un picco a giovedì e nel weekend la cosa tendenzialmente è più basso rispetto ai giorni settimanali. Con questo tipo di risultato io posso già farmi un'idea del tipo di richiesta nello specifico. A me viene da pensare che di solito l'assenteismo ha come picco il lunedì e a meno che un'azienda dei giorni lavorativi particolari tende a scendere nel weekend. Chiaramente questa ipotesi dell'assenteismo va un po' a fare a cazzotti con la presenza dei giorni del fine settimana, dove la maggior parte delle persone di solito non lavorano. Si potrebbe sempre parlare di un caso di assenteismo nel contesto scolastico, ma anche qui avrebbe lo stesso problema precedente. Io ricordo che in una scuola, ai tempi delle scuole medie, girava la leggenda che un ragazzo si assentava il giorno dopo che il Milan aveva giocato. Quindi alla luce di questo grafico effettivamente possiamo rispondere affermativamente a questa cosa, perché se fosse semplicemente rumore statistico, qua vedremo una cosa grosso modo orizzontale, grosso modo. A questo punto però bisogna vedere se questi eventi hanno una autocorrelazione, cioè che la presenza ha una cadenza, ad esempio di una settimana, se si registrano maggiormente il lunedì, e per fare questo serve appunto una autocorrelazione. Qui non serve quella parziale perché essenzialmente non abbiamo altre variabili se non la data stessa. Con questo tipo di dati si potrebbe anche valutare se i giorni di presenza coincidono con giorni festivi e magari, anche qui si torna all'ipotesi assenza, una persona si assenta maggiormente nei giorni che precedono o subito dopo delle festività. Adesso farò una cosa poco rigorosa dal punto di vista statistico, ma il 23 dicembre rientra in questa casistica. In Italia lo chiameremo fai il ponte, il 30 aprile mi sembra proprio di no. 3 luglio è una festività americana, però comunque non spiegherebbe l'ipotesi, ma andrebbe più sull'assenza come festività vera e propria. Vediamo se si ripete magari il 3 luglio. No, direi proprio di no. Non ho altro da aggiungere su questo, nel senso che la conclusione su cui bisognerà approfondire la faccenda ha a che fare con i giorni della settimana. Poi serve, come dicevo, un ulteriore controllo sull'autocorrelazione degli eventi, poi si può costruire un modello, ma ovviamente con 17 casi di presenza rispetto a 952 non verrà assolutamente un modello performante, anche se si usano modelli che servono per il caso degli eccessi degli zeri, come appunto questo caso. Per avere un modello con eccessi di zeri performante servono essenzialmente altre variabili, cosa che qui chissà per quale motivo non abbiamo. Io comunque tendo ancora per l'idea che abbiamo a che fare con un caso di assenteismo, perché questo spiegherebbe anche un po' la segretezza, se vogliamo.